Esiste una città nel cuore del Veneto che pochi conoscono davvero. Non è Venezia, con i suoi palazzi che galleggiano sull'acqua. Non è Verona, con i suoi amanti immortali. Questa città è Padova e chi la conosce sa che nasconde segreti molto più profondi. Padova è la città dove Galileo Galilei insegnò per 18 anni le leggi del cosmo. È la città che ospita una delle università più antiche d'Europa, fondata nel 1222, quando Parigi era ancora una piccola borgata sul fiume. È la città che costruì la piazza più grande d'Europa sopra una palude malarica, che innalzò un tetto impossibile senza un solo pilastro al centro e che accolse sotto una stessa cupola lo stile romanico, quello gotico e quello bizantino, come se l'intera storia dell'architettura europea si fosse data appuntamento in un unico luogo. Oggi, in questo viaggio straordinario, utilizziamo l'intelligenza artificiale per riportare in vita immagini dimenticate, incisioni, acquerelli, dipinti di vedutisti e trasformarle in finestre aperte sul passato. Vedremo Padova come non l'avete mai vista. Non la città della cartolina, ma la città viva, pulsante, piena di odori e di suoni. Benvenuti su Pietra Pixel. E questa è Padova, la città della scienza, dell'acqua e dell'architettura impossibile. Fermatevi qui, guardate questo dipinto di Canaletto. Al primo sguardo sembra il ritratto di un prato qualsiasi ampio, quasi deserto, con qualche figura sparsa nell'erba. Ma state guardando uno dei luoghi più straordinari d'Europa prima che diventasse ciò che è oggi. Osservate il cielo, a sinistra, un blu profondo che si schiarisce verso destra in una luce dorata, quasi levantina. Canaletto sapeva sempre dove mettere la luce, e quella luce cade su uno spazio sterminato dove si intravede, al centro, un carro trainato da 4 buoi che tira lentamente, pesantemente su un terreno battuto. Un mondo lento, faticoso, agricolo. Sulla sinistra domina l'abbazia di Santa Giustina, quei muri di mattone rossastro, quelle cupole grigio piombo che emergono come navi arenate in un mare d'erba. L'alto campanile aguzzo punta verso il cielo come un'accusa. Per secoli questo è stato il paesaggio del prato: fango, malaria, inondazioni stagionali. I romani lo chiamavano Campo di Marte, un nome guerriero per un luogo indomabile. Guardate a destra, i palazzi porticati che delimitano la piazza. Quel portico al piano terra che si allunga verso l'orizzonte, la biancheria stesa tra gli archi del lato più lontano. La vita comune, povera, testarda, che continua ai margini di uno spazio che non riesce ancora a essere civile, e in quella vastità incompiuta stava per accadere qualcosa di straordinario. Lasciate che la tecnologia tolga la patina dei secoli. Guardate ora il mattone vivo dell'abbazia, quella terracotta cotta dal sole padovano, consumata dal tempo. Guardate le figure in primo piano, le giacche lunghe, i cappelli a 3 punte, le ombre allungate sul terreno battuto. È il Settecento. Si respira ancora il profumo di terra umida dopo la pioggia. Ed ecco che il prato si risveglia. Sentite lo scricchiolio del carro sulle ruote di legno? Quel fango che cede sotto il peso dei buoi. Questo era il prato della valle prima del 1775, un pantano bonificato a metà, un promemoria permanente dell'incapacità umana di domare la natura. E poi arrivò lui, Andrea Memmo, provveditore straordinario della Serenissima. Un veneziano colto, appassionato di architettura, con un sogno: trasformare quel pantano in uno spazio civile degno di una grande città. Guardate questa incisione di Francesco Piranesi, datata 1776. Non è più un prato, è un'agorà, un foro, una macchina monumentale di pietra e acqua. Al centro, un'isola ellittica circondata da un canale artificiale. Sulle sue rive 78 statue su piedistalli bianchi, figure di padovani illustri che guardano verso l'esterno come un esercito di pietra a guardia della memoria civica. Notate in basso a destra di questa incisione, quella massa scura, compatta, quasi indistinguibile. Sono persone, una folla densa come non si vedeva da secoli in questo spazio, uomini a cavallo, carrozze, dame in abiti svolazzanti. Memmo fece trasportare 10.000 carri di terra per colmare la depressione centrale del prato, 10.000 carri come quelli che avete visto poco fa nel dipinto di Canaletto. La stessa terra che soffocava questo luogo divenne la sua fondazione. Il pantano si era trasformato in teatro.
Avanzate ora nel cuore medievale di Padova. Tra la piazza delle Erbe e la piazza della Frutta sorge questo colosso, il Palazzo della Ragione. Non vi inganni il nome tranquillo. Questo è un gigante. Guardate quel tetto, quel profilo arcuato, quella curva imponente che ricorda, lo vedete, la carena di una nave capovolta. Non è una metafora. È esattamente così che lo chiamavano i padovani medievali, la nave rovesciata. E quella volta in legno di larice copre uno spazio di 80 metri per 27, senza un solo pilastro al centro a sorreggerla. Era il 1309. Guardate i dettagli di quella facciata. La galleria di archi gotici sottili, quasi trasparenti. I nervuri verticali che salgono lungo il profilo del tetto, come costole di balena. La fila di piccole finestre a lunetta sotto il colmo. E quel grande orologio circolare a sinistra del tetto, il tempo che sorveglia la giustizia. Più in basso, le tende a spiovente del mercato coperto. Vedete i cesti e le casse ammassate una sull'altra? Percepite quasi l'odore pesca matura, aglio, erbe fresche portate dalla campagna all'alba. Entrate qui, in questo mercato del 300. Il rumore è assordante. Il venditore alla vostra sinistra urla il prezzo del pesce. La donna con il cesto in testa cammina veloce senza guardare in faccia nessuno. E sopra di voi quel soffitto di legno dipinto con i segni dello zodiaco vi ricorda che anche il destino degli uomini, come le merci, ha il suo prezzo. E ora, silenzio. Questo è il santo. Il dipinto di Rudolf von Alt del 1838 ci mostra la basilica di Sant'Antonio come la vedeva un viaggiatore romantico che arrivava da Vienna. Il cielo è bello, un blu che si apre verso l'orizzonte, ma subito lo sguardo cade su quella facciata, la pietra rossastra, il colore della terra veneta, il grande triangolo del frontone con la grande rosa al centro, un occhio di Dio aperto sul mondo. E poi le cupole. 8 enormi cupole verdi, quasi grigie, come patina di rame consumata dal tempo, con i loro ivi verticali che le rendono quasi organiche. Tra di esse, e tutto intorno, quegli aghi sottili, quei campanili appuntiti che sembrano minareti islamici. Guardate, questo edificio è un trattato di architettura in mattoni, romanico nel corpo, gotico nelle nervature degli archi del portale, bizantino nelle cupole, quasi islamico nelle torri. Tutto insieme, senza contraddizione. Scendete con gli occhi verso il basso, verso il sagrato. Vedete quell'uomo al centro, con il bastone sulle spalle, da cui pendono 2 pesanti cesti. Cammina con passo deciso, lo sguardo avanti, verso il mercato o verso casa. Non si volta, non si inchina. Per lui questo è semplicemente il percorso quotidiano. E vicino a lui, a sinistra, 4 figure. 2 uomini con le giacche scure e 2 donne, una in abito rosa con il capo velato di bianco, l'altra avvolta in un lungo scialle chiaro. Forse escono da una preghiera, forse vanno al mercato. Il sacro e il profano, sempre intrecciati, sempre insieme. Dentro quelle cupole riposano le reliquie di Antonio di Padova il Santo. La sua lingua incorrotta, venerata da 6 continenti. Oltre 6 milioni di pellegrini ogni anno. Lo stesso mattone. Gli stessi portali gotici. La stessa pietra rossa che brucia sotto il sole di giugno da quasi 800 anni. Lasciamo il centro della città e camminiamo verso i canali. Questo disegno monocromo di canaletto, tutto in seppia, quasi onirico, ci mostra la porta Portello con il canale della Brenta. Era intorno al 1740 e questo era il collegamento tra Padova e Venezia. Non una strada, non un sentiero, un canale. Guardate la porta. Quella costruzione quadrata, imponente, con la torre sommitale e la piccola cupola coronata da una croce, fu costruita nel 1519 dalla Repubblica Serenissima. I padovani la chiamavano semplicemente il portello, il piccolo porto, perché qui arrivavano le imbarcazioni da Venezia, cariche di merci, di passeggeri, di notizie dal mondo. Notate, nel canale, quella piccola barca, con un uomo che sorregge un lungo palo, si muove quasi immobile nell'acqua ferma. E a sinistra, sul piccolo rilievo erboso, una figura in lungo mantello scuro regge un bastone o forse un'asta da pesca. Chi è? Un doganiere? Un mercante in attesa? Un pellegrino diretto alla basilica?
Canaletto non ce lo dice. E quella ambiguità è la sua grandezza. Sulla riva destra, un edificio con 5 arcate portico classico, frontone triangolare. Dietro, i rami degli alberi spogli si confondono con la sagoma lontana della città. Tutto è silenzioso, tutto è sospeso, come se il tempo avesse trattenuto il respiro. Per secoli, su questo canale viaggiò la cultura, il commercio, il potere. Venezia controllava Padova e questo canale era il suo cordone ombelicale, l'arteria attraverso cui scorreva tutto ciò che teneva in vita la città. Eccoci nella piazza del potere. La piazza dei signori, ripresa in questa incisione del 1817. La prospettiva è perfetta. Le linee del selciato convergono verso un punto preciso al centro del fondo, e quel punto è la torre dell'orologio. Osservatela con attenzione, dall'alto verso il basso. In cima, una piccola cupola con la banderuola. Poi, un corpo cilindrico con finestre ad arco. Poi la sezione quadrata con le finestrelle rettangolari. E infine dominante, enorme il grande quadrante circolare dell'orologio. Un meccanismo che misurava non solo le ore, ma i segni dello zodiaco, le fasi della luna, il moto dei pianeti visibili a occhio nudo. Esiste una leggenda su questo orologio. Si dice che manchi il segno della bilancia tra i 12 dello zodiaco. Perché? Perché il maestro orologiaio non fu pagato per intero dal committente e lui, prima di consegnare l'opera, rimosse la bilancia il simbolo stesso della giustizia come ultimo gesto di protesta silenziosa. Un artigiano medievale che sfidava il potere con un'assenza. Guardate ora quell'ombra diagonale netta che taglia la piazza da sinistra. Geometrica, precisa. È l'ombra dei portici e in quella penombra piccoli gruppi di persone conversano. I mantelli, i cappelli a cilindro, il passo lento dell'Ottocento. E a destra, a metà piazza, una carrozza avanza lentamente verso di noi. Il ticchettio di quell'orologio risuonava su ogni angolo della piazza. Era la voce del tempo implacabile che misurava le ore dei mercanti, dei notai, degli studenti dell'università. E mancava la bilancia, come monito eterno a chi dimentica il valore della giustizia. E infine arriviamo qui, il caffè Pedrocchi. Non un semplice caffè, un'istituzione. Guardate questa veduta del 1888. Al centro, la facciata principale con le sue 4 colonne corinzie scanalate che reggono l'architrave. Ai lati, 2 logge simmetriche, la sinistra con le pesanti tende scure che pendono tra le colonne, la destra aperta e luminosa. Sui cornicioni di entrambe le logge, quelle piccole sculture sfingi alate, figure mitologiche messe lì come sentinelle silenziose. In basso, ai piedi delle scale di ciascuna loggia, 2 leoni di pietra in posizione reclinata, austeri, immobili, eterni. E tra le 2 logge, quel raffinato lampione con 3 globi luminosi, una corona di luce sospesa nel vuoto della piazza. Le figure? Poche, discrete. Un uomo con il cappello a cilindro vicino a una colonna, 2 figure nella loggia di sinistra, qualcuno sui gradini, nessuna fretta, nessuna concitazione. Questo era il ritmo del Pedrocchi, lento, ragionato, borghese. L'architetto Giuseppe Giappelli progettò questo edificio nel 1826 per Antonio Pedrocchi, un commerciante visionario che voleva creare il luogo di incontro più raffinato d'Italia. Stendhal, di passaggio a Padova, scrisse che il Pedrocchi era il migliore locale d'Italia. Non era una piccola ambizione, ma la cosa più straordinaria era questa. Fino al 1916 il caffè Pedrocchi non aveva porte. Aperto giorno e notte, senza interruzione. Chiunque poteva entrare, sedersi, riposarsi, anche senza ordinare niente. Era il rifugio degli studenti senza soldi, dei viaggiatori stanchi, dei filosofi in cerca di silenzio. Il caffè senza porte è una frase che racconta più di 1000 incisioni. Entrate, sedetevi. Il marmo del bancone è freddo sotto le dita. L'aroma del caffè si mescola con quello della cera per i pavimenti. Qui si erano incontrati rivoluzionari, scienziati, poeti. Qui, l'8 febbraio 1848, una rivolta era nata da un colpo di pistola sparato contro uno studente. La storia ha i suoi ingressi preferiti. Il Pedrocchi era uno di quelli. Padova non è la città più famosa d'Italia, non è la più fotografata né la più visitata.
ma è forse la più stratificata. Qui, su una palude malarica, fu costruita la piazza più grande d'Europa. Qui, senza un solo pilastro, fu sollevato un tetto che sfida ancora le leggi della fisica medievale. Qui, sotto cupole bizantine e torri gotiche, riposa il santo patrono di una fede universale. Qui, un canale portava il mondo fino alle porte di una città di terra. Qui, un orologio mancava il segno della bilancia come monito eterno a chi dimentica che la giustizia ha un prezzo. E qui, un caffè aperto giorno e notte offriva rifugio a chiunque ne avesse bisogno. Padova è una città costruita sull'intelligenza umana, sulla caparbietà di chi non accetta i limiti né del terreno, né della pietra, né del potere. Se volete esplorare altre città dimenticate, iscrivetevi a Pietra Pixel. Lasciate nei commenti quale storia volete che riportiamo in vita. La vostra curiosità è la nostra bussola. Ogni pietra racconta una storia. Noi la riportiamo alla luce. Ci vediamo nella prossima pietra.